Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andremo a vedere qual è il significato degli arcani minori. Andremo a vedere due parole guida per ognuno degli arcani minori. Come avevo già anticipato, le carte hanno diversi significati. Il motivo per cui io ho scelto di utilizzare solo 2 parole per spiegare il significato della carta è per rendere più semplice l'apprendimento per chi è a diciamo alle prime armi, per chi sta muovendo i primi passi. Quello che c'è di bello degli arcani minori è che comunque rappresentano scene di vita quotidiana e danno la possibilità di essere più precisi durante una lettura di tarocchi. Dunque, gli arcani minori sono 56 e sono divisi in 4 semi. Abbiamo le spade, abbiamo i bastoni, le coppe e i denari. Ognuno di questi semi ha un riferimento a una sfera di quello che è la persona umana. Quindi per esempio le spade sono collegate all'elemento aria e sono inerenti tutto quello che è la parte mentale della persona. I bastoni per esempio corrispondono all'elemento fuoco e sono collegati a quello che è l'azione, il movimento. Le coppe sono collegate all'elemento acqua, quindi a tutto quello che ha a che vedere con la parte emotiva, con la parte dei sentimenti, mentre i denari sono collegati all'elemento terra. Di conseguenza governano tutto quello che è inerente alla materia, la parte fisica, ok? Ma cominciamo subito con gli arcani minori. Andiamo a vedere quali sono le 2 parole che ho scelto per ogni arcano. Cominciamo con le spade. Allora, abbiamo l'asso di spade. Tutti gli assi sono un numero 1 e quindi stabiliscono quello che è un inizio, un nuovo percorso. È un 1, ripeto, quindi è un inizio, come nella carta del mago. Le parole che ho scelto per l'asso di spade sono verità e chiarezza mentale, che sono un po' collegate, perché l'asso di spade parla proprio di mettere chiarezza mentale in quelli che sono i pensieri. Qui i pensieri sono rappresentati da queste nuvole. Quindi la spada serve per tagliare quello che non serve più e riordinare quello che invece serve ancora. Si parla anche di qualche tipo di verità che deve venire a galla o che viene a galla con quello che è l'asso di spade, perché comunque fa sempre riferimento all'elemento aria, a quello che è tutta la parte diciamo la zona alta se vogliamo, a livello di chakra del nostro corpo umano, quindi si parla di quinto, sesto e settimo chakra, per cui è anche coinvolta la gola, di conseguenza quello che si comunica, quello che si dice, per cui è collegato anche alle verità che vengono esposte, che vengono dette. Bene. Proseguiamo con il 2 di spade e il 2 di spade parla di quelli che sono i dubbi e ve ne potete rendere conto perché la figura è bendata, okay, quindi è come se non vedesse chiaro. Questo è un po' il simbolismo quando c'è la benda, no, quando c'è questa persona che non vede chiaro la situazione, Avendo poi anche le 2 spade messe una in un senso e l'altra nell'altro, l'altra parola che ho scelto è bivio, perché in effetti quando si ha un 2 di spade si è davanti a una decisione da dover prendere, si è in un punto dove la strada si divide e quindi le 2 parole sono bivio e dubbi. Proseguiamo con il 3 di spade. 3 di spade penso che non abbia bisogno di molta spiegazione, ma lo diciamo lo stesso. Allora, il 3 di spade vediamo se riusciamo non mi sta. Il 3 di spade rappresenta un cuore trafitto, quindi le 2 parole che io ho scelto sono tradimento e sofferenza.
proprio perché si parla qui di un tradimento da un punto di vista magari amoroso o anche magari da un punto di vista della fiducia, insomma, no, e sofferenza perché comunque quando c'è come vi posso dire, una spada che trafigge un corpo fisico crea dolore, crea sofferenza. Normalmente si parla di sofferenza del cuore, ma può anche essere un dolore di tipo fisico in alcuni casi, dipende sempre dalle carte che ci sono vicino. Bene, proseguiamo con il 4 di spade. Il 4 di spade è una carta molto interessante, ha 2 letture molto diverse l'una dall'altra, o perlomeno diciamo che le parole rappresentative che io ho scelto sono 2 parole che hanno un'interpretazione, diversa. Allora la prima, ve ne rendete conto guardando la figura, c'è una figura che è stesa, okay, sta riposando, in realtà sta pregando, sotto queste 3 spade, quindi sta pregando che non gli caschino addosso le spade. È così, è proprio così. Nel senso che questa persona sa che non è al sicuro lì dov'è, però comunque decide di rimanere lì. Ed è per quello che la prima parola che io ho scelto per questa carta è masochista, perché rappresenta proprio una situazione che si sa non andar bene, però comunque per vari motivi si resta lì. Un'altra interpretazione di questa carta è il riposo. Il riposo nel senso di ricaricare le pile. Questo ve lo fa venire in mente la vetrata che vediamo, perché è la vetrata di una chiesa, comunque di quello che è un luogo di ritiro spirituale, mh. Quindi si parla proprio di quello che è il prendersi un momento di raccoglimento, proprio per rigenerarsi, per ricaricare le pile. E quindi ho scelto come seconda parola la parola riposo. Proseguiamo con il 5 di spade. 5 di spade rappresenta un ragazzo che, ha in mano la sua spada e quelle dei vinti, degli avversari vinti, okay, e gli altri se ne stanno andando. Le spade in realtà sono qui per terra, okay, è la carta della falsa vittoria. Questa è la prima parola che ho scelto per definire il 5 di spade. Quindi è una vittoria in realtà della mente. Si parla di quando c'è un 5, normalmente i 5 sono un numero di conflitto. In questo caso si può parlare di conflitti mentali perché le spade riguardano la mente, ma si può anche parlare, visto che vi ho spiegato prima che riguarda la sfera alta, diciamo, del nostro corpo umano, quindi quinto, sesto e settimo chakra, riguardando anche il quinto chakra che è quello della comunicazione, può anche far riferimento a dei litigi, a conflitti, diciamo proprio con persone esterne, mh? Quindi le 2 parole che ho scelto sono falsa vittoria e conflitto, mh? Bene, il 6 di spade. Il 6 di spade viene rappresentato con questo gruppo di persone che attraverso una barca si allontanano da qualcosa o da qualcuno, Allora, tenete presente che questa persona rappresenta la madre. Qui mi riferisco a quello che sono le credenze limitanti dell'infanzia. Quindi cioè dell'infanzia, che si sono acquisite durante l'infanzia. Quindi la carta fa riferimento a quello che è l'infanzia e al distacco, normalmente dalla madre, ma anche in senso più generale parla di un distacco da una situazione, da dei pensieri, visto che comunque abbiamo le spade e come vi ho già detto prima, è riferito tutto quello che è l'attività mentale, ma può anche far riferimento a quello che è un distacco di tipo fisico, quindi un viaggio o un trasloco. 7 di spade. Ecco, 7 di spade rappresenta una persona che prende, ruba letteralmente le spade e corre via. È fondamentalmente una persona avida, mh,
è una persona che arraffa tutto quello che può, non poteva più portarne perché se no ne avrebbe prese altre. Quindi parla di una sorta di avidità. Questa persona tenete presente che scappa, quindi può anche far riferimento a dei furti. E soprattutto è una persona che pur di arrivare a prendere quello che vuole racconta delle bugie, Quindi parla di quello che è un atteggiamento poco chiaro, un po' losco. Le 2 parole che ho scelto sono avidità e bugie. Proseguiamo con l'8 di spade. L'8 di spade è rappresentato da questa persona bendata, ricordatevi che cosa vuol dire la benda, che non vede chiaro in effetti, no, anzi in realtà ha anche questa corda che lega questa persona, no, e intorno ci sono queste spade che, ripeto, rappresentando quello che è la mente, qui rappresentano quello che è una staccionata, una prigione mentale. Parla proprio di quello che è una prigione interiore questa carta. Infatti io ho scelto come parola la prigione interiore. E parla anche di quello che è un atteggiamento pessimista. È una persona che ha gli occhi bendati, non vede chiaro, vede più nero di quello che è. Mh? Bene, quindi le 2 parole sono prigione interiore e pessimismo. Proseguiamo con il 9 di spade. Il 9 di spade fa vedere una persona che si sveglia da un incubo, sta dormendo, è notte, e si sveglia da un incubo, o comunque parla di qualcuno che di notte non dorme, mh. Quindi la parola che ho scelto è proprio il risveglio da un incubo. Cioè, qui c'è qualcuno che sta uscendo da un certo tipo di situazione mentale, ma non ne è ancora consapevole. Ci sono ancora tante preoccupazioni e preoccupazioni è la seconda parola che ho scelto, per cui si crea questa sorta di tensione, di riferimento a quello che è il non dormire bene la notte. Le 2 parole che ho scelto quindi sono risveglio da un incubo e pensieri in generale, okay? Bene, proseguiamo con il 10 di spade. Il 10 di spade è rappresentato da un uomo trafitto, È quello che io considero l'arcano minore della morte. Come energia parla allo stesso modo di un cambiamento comunque. Innanzitutto essendo un 10 è la fine di un ciclo e parlando anche le spade di tutto quello che è una parte di sofferenza, la parte, che crea la mente, no, diciamo così, qui parla proprio della fine della sofferenza. E parla anche di quello che è la chiusura di quello che è un ciclo mentale, un ciclo di sofferenza, un ciclo di tradimenti, perché comunque se ci fate caso la persona è a testa in giù, quindi è stato pugnalato alle spalle. Mh. Quindi le 2 parole sono fine della sofferenza e chiusura di un ciclo. Proseguiamo con il fante di spade. Il fante di spade normalmente i fanti rappresentano un'energia giovane, quindi se dobbiamo, diciamo così, associare un'età a quella dei fanti, potrebbe essere un giovane, sui 20, 25 anni, giù di lì insomma. Ed è una persona, proprio perché è giovane,
è anche un po' acerba, immatura ed essendo un segno di spade si parla di un'immaturità a livello mentale, e diciamo che è un'energia questo fante di spade idealista, perché è un fante, parte per la guerra, ma poi fondamentalmente non arriva, si ferma per strada a contemplare la natura, a guardarsi intorno. Quindi rappresenta un'energia idealista e anche un po' immatura, se vogliamo, da un punto di vista mentale. Andiamo avanti con il cavaliere di spade. Ecco, il cavaliere di spade rappresenta un uomo dai 30 ai 40, 45 anni più o meno, come fascia d'età, diciamo. E rappresenta quello che è la determinazione e l'irruenza. Queste sono le 2 parole che ho scelto per il cavaliere di spade. Irruenza perché? Perché il cavallo è al galoppo, sta letteralmente correndo verso la meta e la spada ce l'ha bella alta. Quindi intraprendenza, perché comunque è un'energia infermabile. Lui al cavallo spronato proprio, correndo, come dicevo prima, dritto alla meta. Quindi parla di quello che è la determinazione nel perseguire un obiettivo, nel andare avanti nella propria strada. Proseguiamo con la regina di spade. La regina di spade, essendo anche lei comunque governata dall'elemento aria, parla di un'energia femminile molto mentale. Quindi le parole che io ho scelto per la regina di spade sono intraprendenza e determinazione, perché è una regina. È arrivata dove è arrivata perché ci sapeva fare. Se ci fate caso nel mantello sono rappresentate le nuvole come nell'asso di spade. Lei ha la spada alta, è determinata in quello che sono i suoi obiettivi, okay, ed è intraprendente perché comunque è una persona che va avanti, che si fa strada tra quello che sono i pensieri, appunto. La regina di spade rappresenta una donna come fascia di età più o meno dai 30 ai 45. Diciamo che in questo mazzo tradizionale c'è solo una figura femminile, quindi, l'età della donna diciamo che è relativa e non si dice. Però in linea di massima rappresenta comunque una donna dai 30 ai 45 anni. In altri mazzi, i fanti sono rappresentati da principi e principesse, quindi in quel caso lì la principessa rappresenterebbe una donna più giovane, quindi diciamo dai 20 ai 30 anni. Proseguiamo con il re di spade. Il re di spade è un re che anche lui, come la regina di spade, ha un suo ordine mentale. È arrivato dove è arrivato perché oltre all'ordine mentale ha sviluppato un certo tipo di costanza nel perseguire i propri obiettivi e inoltre è una persona che applica le regole. È arrivato dove è arrivato perché ha un ordine e una struttura. Quindi le 2 parole che ho scelto per il re di spade sono ordine mentale e rigidità. Bene. Andiamo avanti con i semi di bastoni. Come vi ho detto all'inizio, i semi di bastoni rappresentano l'elemento fuoco. L'asso di bastoni rappresenta quello che è un inizio, rappresenta quello in realtà, anche un inizio passionale, perché i bastoni rappresentano il fuoco. Quindi potrebbe proprio rappresentare quello che è il primo incontro sessuale o un incontro di tipo sessuale. In questo mazzo si capisce bene perché il bastone ha questa forma, molto rappresentativa, okay? Quindi l'asso di bastoni rappresenta proprio quello che è un inizio
e la passione. Queste sono le 2 parole che ho scelto, poi se le mettete insieme, inizio passionale, vi viene fuori un'altra parola insomma, che aggiunge un significato in più, okay? Bene. Il 2 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni è rappresentata da questa persona che è nel suo castello e ha questo mappamondo in mano e guarda lontano. Parla di progetti, parla di quello che è il pensare che cosa fare del proprio mondo, no, il mondo lui ha questa sfera e quindi parla di quello che è un'indecisione, perché con una mano si tiene al bastone, si tiene diciamo a quello che ha già, con l'altro invece vorrebbe andare oltre, vorrebbe fare altro e quindi esprime anche, l'indecisione. Quindi le 2 parole sono progetti e indecisione. Andiamo avanti con il 3 di bastoni. Allora, il 3 di bastoni è in realtà il susseguirsi della carta precedente. Se il 2 di bastoni era quello che era il progetto, il 3 è la realizzazione di questo progetto. Quindi si può parlare di quello che è una concretizzazione di quello che prima si pensava. In realtà questa carta parla anche di espansione, parla anche di, andare oltre e parla anche di quello che è un viaggio. Non so se si vede bene, però qua ci sono delle barche rappresentate, quello giallo è il fiume. Quindi si parla proprio di quello che è un viaggio lontano, okay, il fatto di affrontare un viaggio magari oltremare. Oltremare calcolate che ai tempi non c'era l'aereo, magari al giorno d'oggi potrebbe anche essere interpretato come un viaggio in aereo. Abbiamo un 4 di bastoni che segue. Il 4 di bastoni, essendo un numero 4, è una carta comunque di stabilità, okay? Difatti una delle parole che io ho scelto è proprio questa, stabilità. E poi il 4 di bastoni parla di quello che è un'unione, una celebrazione. Se ci fate caso ci sono 2 persone che stanno festeggiando fondamentalmente, Quindi le parole per il 4 di bastoni sono stabilità e unione. Unione può essere sia in senso romantico, ma anche in senso lavorativo, okay, quindi può anche parlare della firma dei contratti, anche di matrimonio, giustamente. 5 di bastoni e di nuovo qui abbiamo dei conflitti, Sono conflitti molto passionali, perché comunque ricordo che i bastoni riguardano tutto quello che è la passione, il fuoco. E sono dei litigi normalmente con delle persone esterne, possono essere litigi accesi, ma le figure rappresentate sono giovani, sono fanciulli e questo vuole dire che le parti coinvolte nel litigio sono immature comunque. Non c'è una reale maturità. Anche nel litigio stesso, proprio, è come se fossero cose di poco conto, diciamo, per cui non vale la pena litigare, E poi può anche avere la sfaccettatura della concorrenza nel lavoro, quindi quando ci sono diverse persone che lottano per ottenere lo stesso posto di lavoro, piuttosto che la stessa promozione, insomma, Bene. Continuiamo con il 6 di bastoni. Il 6 di bastoni è la carta del successo. Rappresenta proprio un guerriero che torna dalla guerra, vittorioso, è un condottiero e ha l'alloro sulla testa, proprio è un segno di riconoscimento. Parla, come vi dicevo, del successo, la prima parola, e la seconda parola è leader. Quindi qui la carta vuole esprimere l'energia di una persona che guida le masse. Andiamo avanti con il 7 di bastoni. Allora, il 7 di bastoni rappresenta una persona che lotta
letteralmente da sola contro tutti questi bastoni che le arrivano contro. Quindi qui si parla di lotta solitaria. Voi contro tutti, voi contro gli altri, come se qui ci fosse una sola persona che porta avanti le idee per conto proprio, contrastando quelle che sono, le interferenze esterne, okay? Quindi si parla proprio di lotta solitaria e influenze esterne. Mh. Bene. 8 di bastoni. Allora, l'8 di bastoni è una carta che esprime forte energia, esprime novità. Novità è la prima parola che ho scelto. Le novità possono arrivare via telefono, via giornale, magari è qualcosa che leggete, magari è qualche cosa che ascoltate o magari qualche cosa che vi dicono. Quindi un'altra parola associata all'8 di bastoni è comunicazione. Mh? Quindi novità e comunicazione. Andiamo avanti con il 9 di bastoni. Il 9 di bastoni è rappresentata da questa figura che ha una fascia sulla testa e da questi bastoni che sono, diciamo posizionati dietro come una staccionata. Qui si parla di autodifesa. La persona ha sistemato volutamente i bastoni in questo modo proprio per difendersi, perché ha già ricevuto un colpo, ha la testa fasciata, quindi per paura di riceverne un altro si protegge. Quindi qui le parole che io ho scelto sono autodifesa e paura. Andiamo avanti e vediamo il 10 di bastoni. 10 di bastoni ha questa persona che prende tutti questi rami e letteralmente li porta via, li fa sparire. Questi 10 bastoni rappresentano quello che è il passato, quello che è il fardello. È un peso che questa persona sta portando. Quindi le parole che ho scelto per il 10 di bastoni sono fardello e passato. Ricordate che è una carta numero 10 e parla quindi della chiusura di un ciclo, di prendere quello che riguarda il passato fondamentalmente e di lasciarselo alle spalle. Mh? Bene. Proseguiamo con il fante di bastoni. Il fante di bastoni è rappresentato da una figura che sta contemplando letteralmente questo bastone, sta guardando quanti boccioli stanno spuntando e rappresenta una persona che è completamente centrata su se stessa. Quindi la prima parola che io ho scelto per il fante di bastoni è egocentrismo. Mh. E normalmente una persona che è focalizzata su quello che è se stesso non riesce a vedere troppo in là. Quindi ha una sorta rappresenta, diciamo così, una sorta di immaturità spirituale. Mh. Ricordatevi che i bastoni rappresentano la passione. Quindi se le spade rappresentavano i diciamo i piani alti, quindi quinto, sesto e settimo chakra, i bastoni potrebbero rappresentare il terzo e il secondo chakra, okay, quindi la passione, la volontà. Mh. Andiamo avanti con il cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni è un condottiero, è una persona passionale comunque, no, esprime quello che è il fuoco della passione e quando normalmente c'è un cavallo, in questo caso il cavallo non è spronato, non è così proiettato in avanti come quello del cavaliere, di spade, invece che correre pare quasi sia il galoppo. E comunque parla di qualcuno che è in arrivo, perché quando c'è un cavallo così, diciamo, in movimento, parla di qualcuno che è in arrivo. Esprime anche il fatto di essere una persona con tanta passione, okay, che esprime tanta passione.
Seguiamo poi con la regina di bastoni. La regina di bastoni è una donna tradizionalista. Ecco perché la prima parola che ho scelto è tradizioni. È una di quelle figure che rappresenta proprio tutto quello che è la società e il conformismo. Quindi le 2 parole che ho scelto sono tradizioni e conformismo. Mh? Quindi tutto quello che un po' ha a che fare, se vogliamo, con le regole, con la società, con quello che è l'integrarsi all'interno di associazioni, piuttosto che gruppi di lavoro del paese, piuttosto che della città. Mh. Anche qui esprime come età, diciamo siamo sui 30, 45 anni più o meno. Comunque una donna matura insomma. Ultima carta dei bastoni, il re di bastoni. Rappresenta tutto quello che è il comando, la capacità di comandare e può rappresentare anche una persona che è una guida. Quindi magari una guida può essere un capo, può essere un punto di riferimento insomma che la società ha. Bene, proseguiamo con le coppe e abbiam detto che le coppe sono collegate all'elemento acqua e di conseguenza ai sentimenti, alle emozioni. Partiamo con l'asso di coppe. L'asso di coppe è rappresentato da questa coppa traboccante. Traboccante di cosa? Di amore, traboccante d'acqua. L'acqua è collegata a tutto quello che è la sfera affettiva. Quindi qui si parla, ripeto, essendo un asso è un inizio, tutti gli assi sono inizi e qui si parla di un nuovo inizio di tipo romantico. Quindi le 2 parole che io ho scelto sono innamoramento e nascita. Nascita di una relazione, ma nascita anche di un bambino, di un'idea. Mh? Andiamo avanti con il 2 di coppe. Il 2 di coppe rappresenta 2 persone che si guardano e di conseguenza rappresenta quello che è un compromesso, un'unione. Normalmente il 2 di coppe è, diciamo, il fidanzamento, un'unione di tipo romantico, ma se capitasse in una stesa di lavoro potrebbe essere proprio un compromesso tra le 2 parti, okay? Comunque si parla sempre di quello che è un accordo, Andiamo avanti con il 3 di coppe. Il 3 di coppe è rappresentato da queste 3 figure che alzano il calice, che alzano, questa coppa, no, ed è per festeggiare. Quando si fa il cin cin si alza il bicchiere, no, quindi l'energia di questa carta è proprio quella di festeggiamento. Difatti le 2 parole che io ho scelto sono celebrazione e amicizie, perché comunque le 3 persone raffigurate, richiamano quello che è un gruppo di amici. Proseguiamo con il 4 di coppe. Il 4 di coppe è rappresentata da questa figura che guarda fondamentalmente in avanti, guarda le 3 coppe che ha qui davanti e non si accorge della quarta coppa che gli viene offerta. Quindi è una carta che parla di cecità, di non vedere più in là del proprio naso, di non riuscire a vedere quali potrebbero essere le alternative. Ed è anche una carta di staticità, perché comunque la persona è lì ferma, seduta con le braccia incrociate ed è statica come energia, non ha intenzione di fare niente. Andiamo avanti con il 5 di coppe. È rappresentato da questa figura che piange, piange su queste 3 coppe rovesciate, però in realtà ce ne sono ancora 2 che sono in piedi, okay, ci sono ancora 2 che sono piene. Quindi in realtà questa persona sta piangendo perché ha dei sensi di colpa. Si piange su quello che è l'occasione persa. Quindi c'è una sorta di rammarico, c'è un senso di colpa. Quindi le 2 parole che ho scelto sono rimpianti e senso di colpa. Andiamo avanti con il 6 di coppe. Allora, il 6 di coppe è rappresentato da questi 2 bambini che si scambiano fiori. Mh.
Quindi il 6 di coppe parla di quello che è un sentimento genuino tra fanciulli, quindi parla di quello che è un affetto, un amore platonico, mh? Quello che è l'amore fraterno, per capirsi. Quindi, le 2 parole che io ho scelto per questa carta sono amore platonico e nostalgia. Nostalgia perché fa riferimento all'infanzia, quando si era bambini, a quel sentimento passato, e quindi questa carta esprime anche un sentimento di nostalgia nei confronti della fanciullezza. Proseguiamo con un 7 di coppe. Il 7 di coppe è raffigurato da questa persona che guarda le 7 coppe. Le coppe sono piene in realtà di cose materiali. Mh. Quindi, per certi versi, queste cose materiali rappresentano le illusioni. Mh. Per altri versi può anche rappresentare le possibilità che ci sono davanti, tutte le varie possibilità che si possono valutare o che si stanno valutando. Quindi le 2 parole sono possibilità e illusioni. Proseguiamo con l'8 di coppe. L'8 di coppe è la carta del ricercatore. C'è questa persona che abbandona le coppe che ha già e va in cerca della coppa che manca. Se ci fate caso qui c'è un buco. Quindi è la carta di colui che va a cercare come colmare questo vuoto. Si parla di una ricerca di tipo interiore. Io lo reputo l'arcano minore, dell'eremita. Si parla anche di quello che è un distacco, perché è una persona che lascia qualche cosa indietro per andare, a cercare i propri obiettivi, no, quindi anche qui, come nel 6 di spade, può parlare di quello che è un distacco di tipo fisico, di un distacco di tipo emotivo o di un viaggio. Andiamo avanti con il 9 di coppe. Il 9 di coppe è una carta di appagamento, c'è la persona che è lì col suo sorrisino, soddisfatta, braccia incrociate, e si sta godendo tutto quello che ha alle sue spalle, no, tutto quello che si è guadagnato o guadagnata. Quindi è una carta che esprime il fatto di avercela fatta, diciamo che si è realizzato il sogno. Quindi le 2 parole che io ho scelto per il 9 di coppe sono appagamento, e desiderio realizzato. Andiamo avanti con il 10 di coppe. 10 di coppe in quanto 10 parla di un completamento, di un compimento, e anche qui è la chiusura di un ciclo. Quindi parla proprio di quello che è un'unione in senso completo, okay, qui vediamo che ci sono 2 figure con i bambini, quindi parla proprio di quello che è la famiglia. Quindi senso di unione come famiglia, anche come gruppo, se per caso fosse per una lettura di lavoro, okay? Quindi le 2 parole che ho scelto sono compimento e unione. Andiamo avanti con il fante di coppe. Il fante di coppe in quanto fante parla di quello che è una sorta di immaturità, in questo caso abbiamo le coppe, quindi è un'immaturità di tipo emotivo. Questo fante ha il braccio teso, sta cercando di porgere questa coppa. La coppa è piena, quindi è come se stesse facendo un'offerta, un gesto di pace. Quindi molte volte può rappresentare qualcuno che viene a farvi un'offerta, viene a farvi una comunicazione. Quindi le parole che ho scelto per il fante di coppe sono immaturità emotiva e offerta. Andiamo avanti con il cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe è
in una lettura quello che rappresenta l'innamorato per eccellenza, perché comunque è un cavaliere, quindi è un personaggio di una certa importanza e viene ad offrire questa coppa, che è un po' la proposta, se vogliamo, di quello che è una relazione, stabile, una relazione significativa. Quindi le 2 parole che io ho scelto per il Cavaliere di Coppe sono innamorato o relazione profonda. Bene, andiamo avanti con la Regina di Coppe. La Regina di Coppe è una donna che comunque immersa, intenta a guardare questa coppa, no, questa coppa che rappresenta quello che è il suo mondo interiore. Quindi le parole che io ho scelto per la Regina di Coppe sono sensibilità, perché è una donna che riesce a guardare dritto nel suo io più profondo, e generosità, perché comunque avendo una sensibilità così sviluppata è una persona che ha un'energia molto materna, molto amorevole, quindi è una di quelle persone che è pronta ad aiutare come una mamma. Per cui le 2 parole che io ho scelto sono sensibilità e generosità. Andiamo avanti con il Re di Coppe. Il Re di Coppe rappresenta un uomo che ha raggiunto la maturità emotiva, okay? Perché è un re, perché ha già una certa età, ha una sua saggezza, mh? Fa riferimento anche a quelle persone che possono aiutare con la psiche, quindi fa riferimento anche a quelli che sono i terapeuti, mh? Quindi le 2 parole che io ho scelto sono maturità emotiva e terapeuta. Bene, ultimo segno di terra collegato alla materia e ai soldi anche perché, si chiamano pentacoli, ma si chiamano anche denari, mh. L'asso di denari rappresenta quello che è un dono. Vedete che c'è una mano che offre questo pentacolo, quindi qui si parla di un dono da parte di qualcuno o di quello che è un dono dall'alto. E comunque nella carta è raffigurata quello che è questa via con questo arco all'uscita del giardino e rappresenta proprio quello che è un nuovo cammino, una nuova strada, un nuovo inizio. Quindi io le 2 parole che ho scelto per l'asso di denari sono dono e nuovo cammino. Proseguiamo con il 2 di denari. Il 2 di denari è rappresentato da un giocoliere che cerca di stare in equilibrio e parla di instabilità. Primo perché lui è su un piede solo, quindi non è molto stabile. Secondo perché abbiamo anche le onde dietro nel mare che indicano proprio questi alti e bassi. Quindi parla di incertezza, parla di alti e bassi. Andiamo avanti con il 3 di denari. Il 3 di denari è una carta che è rappresentata da un artista che sta cercando di fare questo lavoro che gli è stato commissionato. Qui si parla di alleanze, si parla di collaborazioni e si parla anche di quello che è la responsabilità di portare a termine questo lavoro. Quindi le 2 parole che io ho scelto sono responsabilità e collaborazioni. Andiamo avanti con il 4 di denari. Essendo il numero 4 parla di stabilità, o meglio in questo senso di staticità. mh? La persona trattiene tutto quanto sotto e aggrappato e sopra a sé. Parla di una persona che si attacca
a qualche cosa di materiale, quindi qui stiamo parlando di attaccamento. E parliamo anche di avarizia, perché comunque si parla di attaccamento a qualche cosa di materiale, al denaro anche, quindi le 2 parole che ho scelto sono attaccamento e avarizia. Proseguiamo con il 5 di denari. Il 5 di denari è rappresentato da questi 2 mendicanti che invece di entrare nella chiesa, perché questa finestra rappresenta la chiesa, preferiscono rimanere fuori sotto la neve, fondamentalmente. Parla di quello che è una delusione. Queste persone sono rimaste deluse, ma preferiscono rimanere lì dove sono, piuttosto che fare lo sforzo di cambiare direzione. Questa carta parla anche di una perdita. I 5, se vi ricordate il 5 di coppe anche parlava di quello che è un'occasione persa. Il 5 di denari può far più riferimento magari a un qualche tipo di perdita finanziario, di tipo pratico, di tipo concreto. Andiamo avanti con il 6 di pentacoli. Il 6 di denari parla di equilibrio. La persona, se vedete, ha una bilancia in mano. Quindi parla di quello che è giusto dare e ricevere. Parla di quello che è un equilibrio tra il dare e il ricevere. Quindi le 2 parole che ho scelto sono equilibrio e dare il giusto. Andiamo avanti con il 7 di pentacoli. Il 7 di pentacoli è rappresentato da una persona che sta guardando questi pentacoli che stanno crescendo fondamentalmente. Sotto c'è una pianta, che è come se fosse un cespuglio, e i pentacoli rappresentano i frutti. Quindi quello che vuole esprimere questa carta è la pazienza che vuol dire avere un'attitudine positiva durante l'attesa. C'è la fiducia che i frutti verranno, basta aspettare. Un'altra parola per questa carta è attesa e quando io parlo di attesa intendo anche la dolce attesa. Ok, quindi pazienza e attesa. Andiamo avanti con l'8 di pentacoli. Come vedete c'è una persona che sta cesellando, sta incidendo un pentacolo, sta facendo un lavoro minuzioso. È proprio la carta legata al lavoro e alla costanza, okay, alla costanza nel lavoro, alla ripetitività. Quindi le 2 parole che ho scelto sono proprio costanza e lavoro. Andiamo avanti con il 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli è una bellissima carta perché parla dell'amor proprio. Parla di una persona indipendente, che si sta godendo tutti questi denari che si è comunque guadagnata. In realtà sono guadagni, come potrebbero essere eredità, diciamo. Non è tutto frutto del lavoro, ci sono anche dei "regali" tra virgolette. Però questa persona semplicemente è una persona che ha una indipendenza sia a livello personale che a livello materiale e se la sta godendo. Quindi le 2 parole che io ho scelto per questa carta sono indipendenza e amor proprio. Amor proprio perché si sta godendo i suoi beni, si sta volendo bene, si sta amando. Andiamo avanti con il 10 di pentacoli. Il 10 di pentacoli rappresenta il matrimonio o quello che è la famiglia in senso allargato e di conseguenza rappresenta anche i contratti. Ricordiamoci che è un 10 e quindi parla della chiusura di un ciclo, o della chiusura di un contratto insomma. Se vedete c'è la famiglia, diciamo così, ci sono i bambini, ci sono i cani e c'è il nonno, quindi è per quello che si parla di gruppo grosso, famiglia allargata. Se fosse per esempio una lettura di lavoro, potrebbe essere una grossa società per farvi capire.
Andiamo avanti con il fante di denari. Allora, il fante di denari è una persona che sta letteralmente scrutando, guardando, idolatrando il suo pentacolo. È la carta dell'apprendista, di colui che sta imparando qualche cosa, e quindi è la carta anche degli studenti, di colui che sta studiando, osservando qualche cosa. Quindi le due parole che io ho scelto per il fante sono apprendista e studio. Andiamo avanti con il cavaliere di denari. Allora, il cavaliere di denari è un cavaliere un po' titubante, perché il suo cavallo è fermo fondamentalmente. Non sta né galoppando né trottando, niente, è fermo. Quindi parla di un'energia molto lenta. È comunque indicativo di una persona che viene a fare un'offerta, ed essendo un pentacolo, essendo qualche cosa che riguarda la materia, è un'offerta di tipo concreto. Quindi il cavaliere di denari esprime un'energia di concretezza e di forte lentezza. Andiamo avanti con la regina di denari. La regina di denari ha la testa china, è un po' pensierosa, un po' riflessiva. È una persona indulgente nei confronti di se stessa e nei confronti degli altri. È come se fosse una persona che riflette molto e fa riferimento anche a quelle persone che educano, quindi potrebbe essere un insegnante piuttosto che una guida. È una di quelle persone che insegna fondamentalmente. Una delle parole che ho scelto è educatrice, mentre l'altra è indulgenza. Andiamo avanti con il re di denari. Allora, il re di denari è un uomo di potere, è un uomo ricco, è un uomo che ha conquistato un regno, ed è un uomo anche generoso, nel senso che la sua ricchezza la condivide, okay? Quindi le 2 parole che io ho scelto sono potere e disponibilità, okay? Bene, cari amici, farò ancora dei video poi dove vedremo gli schemi di lettura più semplici che potete usare, e vedremo anche poi come pulire il mazzo di carte prima di poterlo utilizzare. Insomma, vi darò ancora alcuni trucchi per completare quello che è questa formazione. Okay? Bene, se avete dubbi, se avete domande, scrivetemi sotto nei commenti. Io, cerco di rispondere il prima possibile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che sia stato tutto chiaro. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.